L'uscita di alcuni modelli nell'intelligenza artificiale crea sempre molto interesse, specialmente quelli LLM come ChatGPT, Claude o Gemini e tutti gli altri. A questo giro però ne è stato pubblicato uno che ha attirato particolarmente l'opinione pubblica, sia perché gli LLM sono quelli più semplici da utilizzare e da giocarci su, e sia perché questa azienda è riuscita a semplificare tantissimo il training, abbattendo enormemente i costi e soprattutto rilasciando tutto open source, nello stesso modo in cui è utilizzabile online. Più o meno. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Sicuramente avrete capito a che modello mi sto riferendo ed è DeepSeek. Lo stesso modello prende il nome dall'azienda che l'ha creato, che si chiama appunto DeepSeek. Oggi vedremo in particolare R1, ma sono stati rilasciati tre modelli principalmente interessanti, ovvero V3, R1 ed R10. V3 è il modello principale da quello che ho capito ed è quello più massiccio. Sulla base di V3 Base hanno fatto R10. R10 è stato il loro concept per arrivare a fare la versione finale che è R1. Oggi non vedremo in dettaglio come sono stati fatti questi modelli, confrontati con gli altri più famosi, come si fa un prompt e tutto quanto. Se poi magari vi può interessare farò un video dedicato, però mi fermerò alla parte più superficiale, anche se comunque nella parte della guida vedremo qualche aspetto un pochettino più approfondito. Il modello che vedremo oggi principalmente è R1. È composto da 671 miliardi di parametri e lo potete trovare direttamente sul loro sito. Loro hanno rilasciato anche la versione open source e scaricabile completa. Questo cosa vuol dire? Che voi potete prendere quei file e far girare in locale DeepSeek R1 come lo vedete online. Stessa cosa per DeepSeek V3. Qual è però il problema? Che la richiesta è altissima, perciò è estremamente difficile che possiate farlo girare all'interno di casa vostra, a meno che non abitate in un server di qualche tipo. Ma sapendolo hanno fatto dei modelli distillati. Sono partiti dal modello principale, hanno fatto un distill sia come Qwen che come Llama, abbassando il numero di parametri. Ci sono varie versioni che vedremo sempre dopo nella guida e a queste si aggiungono i GUF che possono aiutarvi a risparmiare un po' di VRAM. Parlo di VRAM perché è sempre consigliabile far girare tutto questo sulla propria scheda video, però si può far girare anche sulla CPU usando la RAM. In realtà si può unire un po' tutti i due mondi, ma ovviamente le prestazioni migliori le avrete usando esclusivamente la scheda video. Il fulcro della guida è essenzialmente come posso usare DeepSeek sul mio computer. Andremo a vederlo in tre modi. Il primo, quello più semplice in assoluto, con LM Studio, un programmino che potete installare e che vi fa da tramite con tutti questi LLM. Il secondo modo è Ollama, che abbiamo già visto in una guida che avevo fatto, e il terzo modo, quello più elaborato ma che vi dà modo di interfacciarvi completamente con questi modelli, è tramite una web UI di Obabuga. Perciò andiamo subito a vedere come utilizzare DeepSeek in locale sul vostro computer. Come tutti i progetti più importanti open source, si parte sempre da una pagina di GitHub dove vengono rilasciati file o linkati e inserite le informazioni più interessanti. In questo caso siamo sulla pagina di DeepSeek R1 che si divide in R10 e R1 normale. R1 è stato creato sulla base di R10. Loro dicono che è il loro primo reasoning models addestrato tramite un large scale reinforcement learning senza un supervised fine tuning. Ovviamente non andiamo in modo incredibile nel dettaglio tecnico, però ha fatto molto scalpore perché questo modello che trovate online è scaricabile e utilizzabile. Quello che vedremo e capiremo oggi è che il modello completo di DeepSeek R1 e DeepSeek V3 sono molto pesanti da far girare e richiedono un computer estremamente performante e più da server che da ambiente domestico, anche perché per avere prestazioni degne di nota come sul sito deve andare sopra una scheda video e quindi parliamo di VRAM, parliamo di hardware che costa parecchio e che ovviamente non abbiamo in casa. Ma il bello di DeepSeek è che è stato rilasciato già in versioni distillate, dalle quali poi hanno fatto anche le versioni GUF che ci permettono di risparmiare ancora più VRAM e farle girare sulle nostre schede video. Come tutti gli altri LLM è possibile farle girare su RAM. Qual è il problema? Che quando iniziamo a usare la CPU per fare questi calcoli perdiamo tantissimo
tantissimo di prestazioni, perciò non è molto consigliabile preferire la CPU, anche se abbiamo tanti giga di RAM. Se si riesce è meglio farlo girare sulla GPU, però possiamo un po' scalare fra le due cose. Vediamo più nel dettaglio. Allora, i modelli principali sono quelli che vi ho detto prima, R1.0 e R1. Hanno 671 miliardi di parametri, 37 miliardi di parametri attivi, con un context length di 128K. Loro hanno lasciato disponibile anche lo 0, che è un po' più concept rispetto all'R1, perché l'R1 è la versione sistemata finale, mentre lo 0 è da dove sono partiti. A loro volta questi modelli comunque sono stati addestrati sulla base di DeepSeek V3, che è un altro modello ancora, che vediamo dopo. V3 è un gradino ancora più alto, perché occupa ancora più giga ed è più pesante per farlo girare. Sono leggermente diversi da quel che vedevo. R1 dà risposte più veloci ma meno curate, mentre V3 è più pesante, richiede più hardware per andare ma dà delle risposte più complete, perciò se uno riesce a far girare il V3 sicuramente avrà la qualità massima. Dell'R1 loro però hanno rilasciato anche delle versioni distillate che ci vengono incontro e ci permettono di farlo girare anche su sistemi un po' più modesti. Partiamo dalle versioni distillate Qwen a 1.5 miliardi di parametri, poi c'è quella a 7 miliardi, si passa poi alla versione distillata Llama a 8 miliardi di parametri e poi ancora Qwen da 14 e da 32 per finire con la Llama da 70 miliardi di parametri. Ovviamente più saliamo di miliardi di parametri e più la richiesta aumenta, perciò bisogna un po' provare a vedere se riuscite sulla vostra scheda, ma vi posso dire che con 24 giga come la mia si fa fatica a far girare modelli sopra i 14 miliardi. Volendo col 32, se si ottimizzano un po' le cose, si dovrebbe riuscire. Però poi rischiate di avere una performance molto bassa, ovvero che quando va a rispondervi ci vuole veramente tanto perché finisca di scrivere tutta la frase. Da qui in poi fanno tutti i vari test per farvi capire e non li vediamo proprio in dettaglio. Quello che possiamo andare a vedere è quello che linkano qui, ovvero i modelli su Hugging Face. È esattamente la stessa cosa che avete visto su GitHub, è riportata al medesimo modo. Troviamo le stesse informazioni. Vediamo un attimo velocemente anche la pagina di GitHub di DeepSeek V3. Anche qui spiegano la stessa cosa, dicono che è un Mixture of Expert Language Model, sempre con 671 miliardi di parametri, con 37 miliardi attivati per ogni token. DeepSeek V3 adotta il Multi-Head Latent Attention e il DeepSeek MoE Architecture. Come dicevo prima, non andiamo a vedere in modo troppo avanzato e troppo tecnico la differenza, però da quello che ho potuto vedere e leggere, questo modello è essenzialmente quello più alto di qualità come risposte teoricamente, perché dal base hanno tirato fuori poi l'R1 che è un pochettino più ottimizzato come velocità, però questo è un po' più lento ma dovrebbe dare qualcosa di migliore come risposte. Torniamo sull'R1 su Hugging Face. Al di là del fatto che ha 671 miliardi di parametri, qui vi fate un'idea di quanto pesa questo modello. Sicuramente questo non potete farlo girare su un computer a casa, perché a meno che non avete una render farm che usate normalmente non riuscireste a farlo girare minimamente, andrebbe subito in out of memory completo. Stessa cosa per il V3, se andiamo a vedere anche il base soltanto in file and version, anche questo ha un'enormità di file. Ci vengono incontro, come dicevo, le versioni sistemate da loro, perciò se noi andiamo su DeepSeek AI, qua sotto R1 hanno fatto delle versioni ottimizzate, non le hanno fatte per la V3, ufficialmente ci sono solo per la R1. Quelle che abbiamo sono quelle che vi avevo detto prima nella pagina di GitHub e secondo me quelle più avvicinabili sono dalla 14 miliardi a scendere. Per ottimizzare ancora di più sono uscite delle versioni GUF. Vi faccio un esempio: a questa pagina abbiamo la 32 miliardi distillata Qwen ed è GUF e ci sono varie versioni che potete scegliere dalla Q8 a scendere fino ad arrivare anche alle versioni EQ, ma questo vi serve per avere un'idea di tutto quello che c'è a disposizione di DeepSeek ed è essenzialmente fatto per andare incontro alle richieste di hardware che ha ovviamente un modello così. Partite sempre dal presupposto che la versione online è quella da 671 miliardi di parametri,
parametri e che ha una richiesta hardware altissima. Non possiamo avere lo stesso risultato, ma possiamo cercare di avvicinarci come possibile. Ora, come iniziamo a usare questo modello? Partiamo dalla strada più semplice, che è quella di LM Studio. Andiamo sulla sua pagina ufficiale. Questo programma è disponibile per tutti i sistemi più famosi, cioè macOS, Windows e Linux. macOS specifica che deve essere un Apple Silicon, perché con Intel e le versioni prima la cosa non è possibile. Vi fa un po' di esempi di quello che potete far andare. C'è Llama, Mistral, Pi, Gemma, DeepSeek, Gwen. C'è un sacco di cose che potete far andare semplicemente tramite la sua interfaccia. È molto interessante perché vi posso dire anche su Mac funziona molto bene e non vi complica molto la vita. Voi lo scaricate e lo installate. Una volta installato si presenterà in questo modo. Avete la chat principale, ma di base ovviamente non c'è un modello già caricato. Per caricare i modelli dovete andare qua dove c'è la lente di ingrandimento, dove c'è il Discover. Vi apre questa finestra e vi mostra tutti i modelli che potete già caricare su LM Studio. Noi in questo caso siamo interessati a DeepSeek. Possiamo scegliere fra la versione Qwen da 7 miliardi di parametri o Llama da 8 miliardi. Se voi cliccate sopra abbiamo ancora altre scelte che possiamo fare. Che tipo di GUF scaricare? Cioè di base lui è sul 4km, ma se voi volete potete mettere anche l'8 e avere una qualità maggiore. Stessa cosa per Llama, se andate qua, cliccate, avete queste scelte. Qua nei dettagli vediamo che i GUF sono creati da Bartowski. Se torniamo sulla pagina di prima, vedete che questi GUF che vi facevo vedere sono fatti da Bartowski. Infatti se cliccate qui vi dirà che lui è il curatore ufficiale di LM Studio, lo stesso programma che stiamo vedendo di là. Torniamo qui, proviamo per esempio l'8B. Io gli dico nel mio caso il Q8 e gli dico scarica, sono 8 giga. Lui parte col download e adesso mi scaricherà il mio modello. Fa tutto lui da solo, non devo fare niente di particolare. L'unica cosa che dovrò fare dopo è caricare il modello, se non lo fa già lui automaticamente. E la cosa interessante è che comunque avete un'applicazione che gestisce tutto lei e potete passare dai vari modelli più famosi. Per esempio c'era anche Llama normale nelle varie versioni, Qwen che viene tanto usato se non sbaglio per il coding, e in diverse versioni comunque abbastanza avvicinabili da tutti. Trovate anche versioni grosse, per esempio la 32 miliardi, ma nella maggior parte dei casi sono le versioni più avvicinabili da varie tipologie di computer, soprattutto se lo usate sui Mac che non hanno chissà quali schede video incluse tipo le GeForce o le RTX. Facciamolo finire e vediamo com'è. Bene, ha completato, ci ha messo un attimino, facciamo load model e lui inizia a caricarci il modello. Vediamo un po' a livello di task. Essenzialmente me lo sta caricando sulla GPU e lo abbiamo qua, perciò possiamo chiedere quello che vogliamo, tipo conosci. Ok, allora lui parte in inglese e io posso dirgli ed ecco, questo è il thinking di R1, vi scrive cosa sta pensando ed è interessante perché se state creando qualcosa gli potete dire ragiona su questa cosa qui oppure pensala in questo modo, lui inizia a pensarla fra sé e poi vi dà il risultato. Adesso non ci fermeremo a vedere come funziona DeepSeek perché è pieno di video, ma in realtà è un LLM, non dovrebbe esserci una guida su come usare secondo me un LLM perché a quel punto non è più fatto per aiutarci ma è per complicarci la vita. Però in generale sì, alcune cose bisogna conoscerle del modello in sé, ma generalmente dovrebbe essere che io posso scrivere quello che voglio. Qui sta andando particolarmente veloce, vedete 35 token al secondo, più o meno 36, perché comunque è un 8B e gli 8B non sono questo granché di qualità rispetto, ricordatevi, al 671 miliardi di parametri originale. È stato molto abbassato per arrivare a questo risultato, però avete una versione di R1 sul vostro computer. Se poi qua nel Discover metteranno versioni più grosse di DeepSeek potrete aggiungerle. Per esempio qua abbiamo Llama 3.3 da 70 miliardi di parametri. Questo per farlo andare ricordatevi che dovete avere tanta VRAM se va sulla scheda video RAM. Addirittura qua mi dice che è fin troppo per questa workstation che sto usando e non è neanche la versione più alta, perché fosse la Q8 sarebbe anche
anche peggio. Come usare l'M Studio in realtà è semplicissimo. Qua selezionate i modelli che avete messo, dopodiché ci sono le varie chat che avete fatto. Qua la sezione developer è un po' più avanzata, vi permette di fare cose un po' più particolari. I vostri modelli, se volete cancellarli, se volete vedere la pagina su Hugging Face, e di qua c'è il Discover. L'hanno semplificato anche perché una volta era un pochettino più complessa come interfaccia, adesso è veramente ridotta all'osso ed è uguale su tutti i sistemi. Poi vi dice anche quanti giga state occupando e qua sotto quanta RAM, CPU, insomma c'è un po' tutto. Qua avete le impostazioni, volendoci anche in italiano, in beta. Io non vi consiglio mai di mettere in italiano questi programmi perché sono tradotti sempre male, ma poi comunque il mondo di queste cose viaggia in inglese e vi interessa più avere un riferimento in inglese, altrimenti poi andate a cercare cose che non trovate online e dovete tradurle lo stesso. Passiamo al secondo modo per eseguire DeepSeek. Andiamo sulla pagina di Ollama, quindi avrete avuto questo flash bianco improvviso di questa pagina. Questo dovreste conoscerlo già perché ho fatto una guida tempo fa per usare Ollama su ConfUI. Ollama è interessante proprio per questo motivo. Si può collegare con ConfUI e potete dentro ConfUI eseguire questi modelli perché lui fa da tramite fra l'LLM e ConfUI stessa. Lo scaricate e lo installate. Una volta che è installato vi verrà da dire ma quindi dov'è Ollama? Ve lo trovate nelle iconcine in basso a destra. Se non la vedete già aprite la freccettina tipica di Windows e qui avrete il vostro Ollama. E anche se ci cliccate su 2 volte non succede niente. Perché? Allora dobbiamo fare una cosa per capire un po' di più. Andiamo sulla pagina di GitHub di Ollama, che qua avete il link. Quando siete qua e scendete abbiamo un po' di comandi che vi spiegano. Per far partire un modello dovete dirgli sempre questa formula Ollama run e poi il nome del modello. La prima volta farà partire il download. Una volta che l'ha scaricato siete a posto così perché ve l'ha messo nella sua cartella che vi ricordo è su C. Per gestirvi un po' meglio quei modelli potete andare qua sotto e vedere tutti i codici che riporta. Per esempio, se volete aggiornare un modello potete fare Ollama pull e il nome del modello. Se volete rimuovere un modello fate Ollama rm e il nome di com'è il modello. Se volete sapere che modelli avete su, andate qua, fate questo comando, cioè Ollama list, e in questo modo se avete scaricato più modelli potete giostrarvela meglio. Ma dove fare questi comandi? Semplicemente nel terminale, cioè nel prompt dei comandi, quello tipico di Windows, ovvero qui. Una volta aperto, prima di tutto dobbiamo far partire il download, però ricordatevi sempre che Ollama deve essere presente, deve essere attivo. A questo punto torniamo sulla pagina di prima. Qua c'è già il link a DeepSeek, altrimenti potete cercarlo qua sopra. Clicchiamo e a sinistra abbiamo tutte le scelte che possiamo fare. Per esempio, proviamo a fare il 14B a sto giro. Lui ha modificato il comando in modo tale che mi scarichi la versione 14B. Mi spiega che è quantizzato Q4KM e su questo non possiamo scegliere. In realtà se voi fate il menu qua in alto e fate View All, ve ne fa vedere altri che non vi fa vedere di là. Per esempio abbiamo tutti questi qui, c'è anche qui quello da 671 e addirittura da 1 TB 3. Questo completamente inavvicinabile da tutti. Questo già potrebbe dare ottimi risultati, infatti del 32 GUF ne parlano molto bene. Il problema è riuscire a farlo girare essenzialmente. Però quello diciamo più interessante potrebbe essere effettivamente il 14B. Per fare la prova adesso useremo il 14B normale, però ricordatevi che ci sono anche queste versioni. Dovete un po' testare sulla vostra scheda video e sul vostro sistema se tutto funziona. Nel caso entrate dentro e copiate sempre questo codice. Io adesso gli dirò mettimi il 14B, faccio la copia, vado nel prompt dei comandi, incollo con CTRL V e gli dico invio e lui parte a scaricarmi il modello. Adesso aspettiamo che finisce e poi vediamo come va. Perfetto, ha scaricato tutto, magari spostiamoci sul desktop che così almeno non ci spara sto bianco. Il lato interessante di Ollama è la sua semplicità, va tutto tramite i prompt dei comandi e non va ad appesantire ulteriormente il sistema. Ora lui mi ha già caricato il modello e tutto, però al tempo stesso è estremamente troppo semplice. Può tornare veramente utile usandolo con ConfUI, con altri sistemi che chiedono a Ollama e Ollama risponde. In questo caso se noi diciamo qualcosa non avremmo un'interfaccia grafica così curata come possiamo averla sul sito o con altre interfacce, è proprio il prompt dei comandi. Proviamo a chiedergli qualcosa di semplice, vediamo se riconosce. Ok, è partito con il ragionamento, vedete che l'ha messo fra il think e lui dice ok, l'utente sta chiedendo
di ComfyUI. Insomma, non sembra che non abbia molta idea. Ovviamente ricordatevi che questo è il 14 miliardi di parametri e non è spesso, nella maggior parte dei casi, confrontabile con il 671 miliardi di parametri, o comunque quelli superiori. Vi ho dato una spiegazione, ma direi no, non ci siamo, non è questo ComfyUI. O magari lo confondo con qualcos'altro, però vedete che ha risposto in inglese e io gli posso dire rispondimi in italiano. Lo dice ok, aspetta, bello vederlo che ragiona e poi risponde. Il think lo fa sempre in inglese, mentre la parte risposta, se vi segue, ve la fa in italiano. Ma in questo video non vedremo come si usa DeepSeek e come fare il prompt migliore, perché alla fine è un LLM e in base a come lo usate voi vedrete come chiedergli le cose e come testare i vari modelli, che ovviamente differiscono sia per miliardi di parametri che per quantizzazione nel caso usate i GUF. In questo caso, per uscire, se voi fate CTRL-C, che è solitamente il comando per bloccare sul prompt dei comandi, lui vi dice va che per uscire devi fare o CTRL-D oppure mi dici bye. Facciamolo in modo un po' più educato, gli diciamo bye ed esce fuori. Se torniamo sulla pagina GitHub di Ollama e andiamo giù dove ci sono tutti i vari comandi, vediamo che possiamo fare diverse cose come vi facevo vedere prima, ma in questo caso ci interessa vedere che modelli abbiamo su, perché magari ne abbiamo scaricato più di uno e non sappiamo esattamente che versioni, quali. Allora facciamo Ollama list, andiamo qui, facciamo Ollama list. Mi raccomando, non quando il modello è caricato, dovete uscire dal modello. Lui vi dice allora hai questi modelli, pesano questo ed è stato modificato tot tempo fa, e gli dico ok, va bene. Se voglio aggiornarlo gli dico Ollama pool spazio, copio il nome del modello e lo incollo. In questo caso non ha nulla da aggiornare perché è l'ultima versione appena scaricata. Mettiamo in caso che ne ho 3 o 4 e dico ma cosa mi servono tutti questi modelli? Allora, sempre facendo il list sono sicuro di scegliere quello giusto, perché se andate nella cartella dove li mette hanno dei nomi che non sono per niente comprensibili. Dopodiché dobbiamo usare questo comando che è Ollama rm, che se non ricordo male anche su Linux si usa qualcosa di simile. Dopodiché incolliamo sempre il nome. Attenzione che non vi chiede se volete cancellarlo o meno, ma parte e lo cancella, perciò via, cancellato. Torniamo col list, adesso non ho più modelli. Nel mio caso, se voi ne avete più di uno, vi avrà cancellato solamente quel modello lì. Sempre guardando qua su GitHub avete anche come mettere su più linee l'input, o in questo caso, che se non ricordo male DeepSeek è multimodal, potete dirgli per esempio riconosci questa immagine e gli date il percorso, gli chiedete di fare qualcosa in particolare e lui dovrebbe fare un qualcosa in più rispetto a un tipico LLM base. Ma qui trovate tutti i dettagli su come fare qualcosa in più con Ollama. Passiamo allora alla web UI più completa e anche un pochettino più complessa per far andare DeepSeek, ovvero Obabuga. Siamo sulla sua pagina GitHub e se mi seguite da un po' vi ricorderete che avevo già fatto una guida su questa web UI. All'epoca, se non ricordo male, avevo usato il modello Vicuna, era proprio agli inizi degli LLM utilizzabili in locale, si facevano pochissime cose e le prestazioni erano abbastanza particolari. Era comunque un modo per poter utilizzare quei modelli. È cambiata tanto perché non era fatta così una volta, ora è molto più simile a un ChatGPT. Qui vabbè, forse è rimasta questa frase perché volevano assomigliare ad Automatic, ma Automatic è rimasto lì dov'era. Ci sono tutti i features e come installarlo. Allora, ci sono due vie per installarlo: o clonate la repository o scaricate direttamente lo zip che trovate qua in releases. Quello che vi consiglio è di clonare la cartella, perché le releases messe qua non so se siano sempre aggiornate quanto la cartella in sé, perché la cartella in sé, se fai delle piccole modifiche e poi gli fai un pull, viene aggiornata subito, mentre qua non so se ogni volta che modificano qualcosa fanno uno zip nuovo. Perciò, siccome è abbastanza semplice clonarla, dovete installare Git. Andate sul suo sito, che è questo qua, lo scaricate e lo installate semplicemente. Se non ricordo male basta andare avanti nell'installazione senza fare niente di particolare. Una volta che è installato, torniamo di qua, fate code e copiate questa parte qui. Ora andiamo sul desktop, fate una nuova cartella, chiamo provvisoria. Gli ho cambiato il nome perché l'installazione di Obabuga non vuole spazi nel suo indirizzo, perciò non mettetela in un posto dove ci siano degli spazi poi nella barra degli indirizzi, cioè qua non ci devono essere cartelle che abbiano
degli spazi in mezzo, se no vi fa dei problemi. Qua in alto facciamo cmd, se fate invio apre direttamente i prop dei comandi dentro a questa cartella. L'ho chiamata provvisoria perché ci serve solo per clonare dentro il repository di Obabuga, perciò facciamo git clone. Ovviamente git deve essere già installato perché altrimenti non vi prenderà questo comando. Incollate quel link che abbiamo visto prima e fate invio e lui ci copia esattamente quello che vede su GitHub, tutte queste cartelle qui e questi file. Questo è il momento perfetto per spostare questa cartella e metterla dove volete, sempre ricordando che non deve avere un percorso con degli spazi in mezzo, almeno per l'installazione. In realtà potete spostarla anche dopo, però ora pesa solo 60 mega, dopo tutta l'installazione peserà 10 giga e avrà tanti piccoli file all'interno che renderanno lo spostamento, la copia e tutto quanto molto lungo come processo. Perciò se volete spostarla, spostatela, ma sempre considerando quel discorso. Per far partire la vera installazione di Obabuga, e vi ricordo sempre che il termine installazione non è a sistema, è tutto dentro questa cartella che abbiamo creato, non ci sarà nulla che andrà messo in Windows, in programmi, in tutto quello che volete, ma rimarrà tutto in questa cartella. Lo facciamo partire da startwindows.bat perché io sono su Windows, ma potete farlo su Linux, macOS e VLS, perché questa interfaccia accetta tutti questi sistemi e anche hardware diverso, poi vediamo dopo nel passaggio di installazione. Fate doppio clic e lui parte e fa il primo pezzo di scaricamento file. Lasciatelo fare perché ci metterà un attimino. Tutta questa installazione prende un po' di tempo, fatela quando potete e quando non è un problema metterlo lì a scaricare, a installare tutto. In realtà nel frattempo potete fare quello che volete perché non mi sta occupando chissà cosa del sistema, però ovviamente non potete staccare internet, non potete mettervi a fare altro perché sennò rallentate i download e qua siccome c'è già tanta roba da scaricare vi conviene lasciarlo andare per conto suo. Ovviamente non spostate la cartella mentre sta facendo tutto questo. Il primo passaggio in realtà lo fa abbastanza velocemente, dopodiché vi chiede che opzione volete scegliere e qua andate di conseguenza perché tutto è legato al vostro hardware. Se avete una scheda video Nvidia recente fate questa opzione che è quella raccomandata, che è con i CUDA 12.1. Se invece avete una scheda un pochettino più vecchiotta fate questa che ha i CUDA 11.8. Non ricordo esattamente fino a che scheda è supportato, secondo me comunque fino alle GTX 1000 forse potete scegliere la 12.1, ma non vorrei che sia arrivato dopo con le 2000 questo supporto. Dovete provare. Se avete un AMD al tempo stesso consigliano però solo su Linux e Mac ed è necessario questo ROC M6.1 che però non so dirvi cosa sia perché io genero da sempre con Nvidia. La D è per Apple M Series, cioè tutti gli Apple Silicon, e la E per Intel Arc, le schede video Intel, quelle recenti, e N è CPU Mod, che sinceramente io non vi consiglio perché è molto lento. È vero che va tutto sulla RAM di sistema, però le tempistiche aumentano in maniera drammatica. Perciò le dico A e via. Lui parte con i PyTorch che al momento sono i 2.4.1 se non ricordo male. Non mette proprio gli ultimi appena usciti perché gli ultimi attualmente sono i 2.6.0. Lui adesso mi metterà i 2.4.1 CU121. Questa parte qui è un po' lenta a far tutto, perciò scaricherà tante cose e ci metterà tanto tempo. Perciò ci vediamo dopo alla fine. Ce l'ha fatta, è una delle installazioni veramente più lunghe che si possono fare con queste web UI. Ci mette veramente un bel po'. E come dicevo prima, una volta che ha finito, se voi calcolate quanto pesa, sono appunto circa 10 giga più o meno. Adesso ce la fa a calcolarlo. Ok, 9,7, circa 10. E se la spostate adesso non è solo un fatto di 10 giga ma tanti piccoli file. Non so come mai queste web UI hanno sempre tanti piccoli file dentro che le rendono impegnative da spostare. Se dovete rifare l'installazione basta cancellare questa cartella qua che in realtà vedete è quella che pesa tanto. Se invece volete fare l'update ogni tanto a questa web UI si fa da qua, Update Wizard. Nel caso la chiudete e dovete riaprirlo, si riapre sempre da startwindows.bat. Ci mette un po', ve lo dico, quindi non preoccupatevi. Quando lo chiudete e rifate lo start, lasciategli qualche minuto, anche se non fa nulla, perché dopo un po' si riprende e vi fa questo link. Per farlo andare, se cliccate qua non succede niente, dovete fare CTRL più clic e vi apre la web UI.
ma non abbiamo il modello. Per scaricarli basta che fate Model e qua c'è la sezione per il download. Torniamo su GitHub sulla sua pagina. Andiamo sotto dove c'è la spiegazione. Vi permette di scaricarli direttamente da Hugging Face e vengono messi nella cartella Text Generation Web UI Models. Perciò torniamo qua, Models, qua possono essere buttati i modelli. O li scaricate voi a mano o li scaricate tramite la Web UI, decidete come siete più comodi e vanno messi qua. Se li scaricate voi a mano dovete usare questo sistema, cioè se sono dei singoli file tipo i GUF li buttate direttamente in Models da soli. Se invece contengono tutti i vari file come tanti modelli, dovete farli la cartella sopra che viene chiamata nel suo modo. Ma per semplificarvi la vita completamente vi consiglio di usare questo tool che è già incluso, che si collega direttamente ad Hugging Face. Se noi andiamo sulla pagina di DeepSeek, per esempio quella del 14 miliardi di parametri distillata Gwen, e andiamo su File and Version, vedrete che ha tutti i file messi così come faceva l'esempio lui. Noi cosa dobbiamo fare? Copiamo cliccando qui, torniamo di qua, facciamo incolla e siccome il modello è già direttamente qua, cioè questo è il modello, questo insieme di file, qua basterà fare download per farlo partire a scaricare, nulla di più. Lui parte, nel prompt dei comandi vi dice cosa sta scaricando, adesso non lo faccio partire perché sono diversi giga, però si occupa lui di fare tutto, non dovete preoccuparvi, fa tutti i controlli, vede se i file corrispondono, tutto quanto. Quando ha finito avrete il vostro modello qua che ovviamente dovete aggiornare facendo questi concina. Se però scaricate un GUF, facciamo un esempio tipo questo, che come vi facevo vedere quello di Bartoschi era la persona legata a LM Studio. Andiamo in File and Version, vedrete che qui non possiamo dirgli scarica tutto perché sennò vi parte a scaricare l'infinito. Dobbiamo dirgli copia questo, lo buttiamo qua e poi gli dico esattamente il file che voglio io, che ne so, fra questi il Q8, copio questo nome qui, torno di qua, lo butto qui, gli dico download e così parte a scaricare solo quel file lì. Capite che dipende da come è strutturato il modello. In questo caso si può fare perché questo è il modello, questo singolo file. Nell'altro che abbiamo visto prima servono tutti quei file che erano inclusi nella cartella. Se eventualmente ci fosse una cartella nel mezzo, ma è difficile che facciano questa cosa, tipo facciamo proprio un esempio, ma non è questo il caso, però mettiamo che fosse dentro a Figures, ok, si copia questo e lo metto qua, però gli devo dire che deve andare dentro e ve lo spiega qua in alto questa cosa, perciò devo dirgli 2 punti Figures, così mi entra nella cartella in particolare, che ovviamente quando adesso non c'è il modello, però sa che deve entrare dentro, e poi gli dico il file che deve scaricare. Ma dai modelli che ho visto questa cosa non viene fatta mai, però nell'eventualità sappiate che dovete fare questa cosa. Quando ha finito di scaricarvi i file, per farglieli vedere a lui, come dicevo, dovete fare questi concina qua e vengono caricati in questo modo, come in questo caso che ho ricaricato la mia interfaccia che avevo già sistemato prima e ho su la versione 14 miliardi di parametri e 7 miliardi di parametri, una normale e l'altra GUF. Adesso facciamo l'esempio caricando quella ufficiale fatta da loro, distillata Gwen, 14 miliardi di parametri. Lui cosa fa? Mi imposta subito Transformer. Per vedere queste impostazioni torniamo su GitHub di Obabuga, andiamo su e per nostra fortuna hanno fatto una wiki che cerca di spiegare più cose possibili. Per esempio andiamo in Model Tab e qua opzione per opzione ci dice che cosa sarebbe meglio impostare e che cosa consiglia lui. In generale quello che ho capito io leggendo tutto questo è che in questo modo, ovvero lasciando così com'è, mettendo load in 4 bit, torch compile e use double quant insieme a questo in bfloat, riesco a caricare il 14 miliardi di parametri andando a occupare massimo 12 giga di VRAM, e facendo questo dobbiamo dirgli load, lui passa tutti i parametri che gli abbiamo dato e carica il modello. Se vi fa un errore qui è perché non ce la fa a caricarlo sulla vostra scheda video, perciò dovete capire qual è la combinazione migliore. Questa cosa la capite leggendo un po' qua, però vi posso dire che in generale questa è la combinazione migliore. Se volete potete dirgli di caricare con la CPU, potete limitargli i giga della scheda video, limitare i giga di RAM. Ci sono un sacco di impostazioni, purtroppo non si può dire un'impostazione precisa per
per tutti, per i modelli, per l'hardware e tutto quanto. Io ho provato a cercare delle guide che spiegassero i settaggi migliori, ma a quanto pare non ha senso questa cosa perché è tutto legato al modello che caricate e, come dicevo, all'hardware che avete. Ok, ce l'ha fatta a caricarlo. Dobbiamo vedere un'altra cosa prima, cioè torniamo su DeepSeek. In questa pagina scendiamo giù e c'è una cosa utile, cioè ci dice gli usage recommendation. Dice di impostare la temperatura del termostato lì in range fra 0,5 e 0,7 e dice che 0,6 è raccomandato. Allora qua io questo parametro l'ho trovato in parameters e qui gli mettiamo 0,6. Dopodiché continua dicendo che tutte le istruzioni devono essere contenute nel prompt dell'utente, ok? Per i problemi matematici consiglia di usare questa frase in particolare. Vi dico, spesso forse è meglio scrivergli in inglese perché con l'italiano ha qualche difficoltà alle volte. La parte finale qua è quella più interessante perché alle volte potrebbe essere che non fa la parte think, perciò lui consiglia di forzarlo a partire con think con questa sintassi. Noi la copiamo, torniamo su Obabuga, andiamo in chat. Prima di tutto ditegli instruct, perché ho visto che è il modo migliore per farlo funzionare questo modello, almeno dai test che ho fatto io. Dopodiché mettiamo think, come dice lui. Ora possiamo partire a generare, cioè gli dico bisogno che mi crei programma che genera icone in vettoriale. Proviamo a farglielo fare così. Gli dico invio. Lui parte, quindi lo sto forzando a fare il think e il think, come dicevo, lo fa in inglese, poi vi risponde in italiano. In questo momento qui non vi dà nessun feedback di quello che sta facendo, però qua potete vedere quanto sta occupando. Sono su circa 12 GB di VRAM, perciò serve qualcosa in più. Non potete arrivare proprio a filo con la VRAM e la memoria è sui 10 GB. Secondo me con un modello con meno parametri ce la fate benissimo, ma ricordate sempre che più si scende quei miliardi di parametri e con la quantizzazione e più si perde qualità. Questo non è minimamente paragonabile a quello da 671 miliardi che trovate online o che comunque potete scaricare e provare in locale, ma è praticamente impossibile da usare in locale. Perfetto, ha finito la parte di think ed è partito a scrivere quello che dovrebbe essere un programma che fa queste cose. Tra l'altro non gli ho neanche detto come farlo, cioè è proprio una domanda così senza senso. Adesso non staremo qui a guardare se risponde giusto, se risponde sbagliato, se poteva fare meglio. Quello è un altro discorso ed è legato a quanto è buono o meno questo LLM. È stato fatto tanto hype dietro, non è perfetto sicuramente e, come dicevo prima, non confondete la versione online con tutte queste versioni utilizzabili in locale, perché sicuramente sono molto interessanti ma non vi daranno dei risultati sempre perfetti, incredibili e pazzeschi come tanti hanno millantato purtroppo. Se non ho capito male, la versione più consigliata da riuscire a far girare il locale è quella da 32 miliardi di parametri, però anche quella richiede comunque un buon hardware per andare, non è una cosa che potete far girare semplicemente. Già questa, con queste ottimizzazioni, inizia a chiedere, però vorrei riuscire a farla andare da 32 miliardi per capire un po' com'è. Adesso qui sta ancora scrivendo. Ok, ha finito. Una volta che ha finito ci dà l'output in quanto tempo è stato generato, cioè 160 secondi, circa 6 tokens al secondo, ha fatto 973 tokens e context 24. Più o meno, visto che mi va a questa velocità, impostato in questo modo. Se noi passiamo al default o al netbook, possiamo utilizzarlo in un modo un po' particolare. Per esempio, qui sono già impostati in questo modo, ma in realtà potete farlo anche vuoto, ma è simpatico perché se in questo caso gli dite domanda perché il cielo è blu, io posso partire dicendogli il cielo è blu perché una volta era marrone, poi dopo ha cambiato colore. Allora lui dovrebbe iniziare a rispondere partendo da questo, vediamo cosa fa. Ok, questo qui è più furbo dell'altro che avevo provato tanto tempo fa e ha capito che la risposta che stavo dando era sbagliata, ha ragionato su e vedete cosa fa, perciò la risposta giusta è
Ok, adesso credo stia facendo ancora la parte di Fink comunque. Ah, esatto, vedi? Adesso inizia a rispondere giusto. Però è divertente. Ma avendo questa parte di Fink è difficile fregarlo questo, perché ci penso su. Sarebbe da vedere se cambiandogli alcune parti con cui ho risposto si riesce a girargli intorno. Però vedete, avete anche l'uscita in HTML, un sacco di cose ci sono. Ma ovviamente questa non è la guida su Obabuga, era per farvi vedere come utilizzarlo in questo contesto. Notebook è abbastanza simile a un'interfaccia un pochettino diversa, però è più o meno sempre la stessa cosa. Dopodiché, se volete, c'è anche il training. Non so se si può fare già il training con DeepSeek, e in Model si possono aggiungere anche l'ora. Ma prima avevo scaricato anche il GUF. Nel caso voi caricate il GUF, cambia il model loader. Non abbiamo più transformer, ma abbiamo Llama C++ e cambiano anche i parametri. Allora, se voi caricate e vi fa un errore è perché non riesce a caricarlo nella vostra VRAM. A questo punto dovete abbassare gli NGPU layers e i context length. Vedete questi due con i triangolini. In questo modo ho capito che si riesce a far passare il modello. Non so qual è il valore preciso giusto. Io sono andato un po' a occhio e finché ho abbassato sono riuscito a far andare anche il 32, però andava a una velocità veramente terrificante. Qua potete mettergli la quantizzazione simile, per esempio in questo caso Q8, e anche qui ci sono tutte le spiegazioni nella wiki che hanno fatto. Poi trovate anche qua i parametri, trovate il training, tutto quanto. Ci sono anche delle estensioni che si possono mettere, perché volendo potete fare anche dei personaggi. C'è un sacco di cose che si possono fare con questa web UI. Avevo fatto vedere qualcosa in quella guida che avevo fatto inizialmente, poi l'ho abbandonata perché le prestazioni erano pessime, però avete visto che così è veramente utile poter utilizzare anche un modello di questo tipo, che non ho ancora utilizzato fino in fondo, quindi non so dirvi quanto sia realmente utile. Però anche se non fosse così vicino a quello online, potrebbe tornare veramente comodo averlo sul proprio computer sempre a disposizione e con un utilizzo tutto sommato non così incredibile. Devo fare dei test con i modelli più pesanti, riuscire a farceli stare dentro i 24 giga. Come detto più volte nel video, anche nella guida, lo ripeto anche qua, non bisogna confondere ciò che c'è online con quello che si può far girare in locale. Per alcuni è scontata questa cosa, per altri che sono abituati ad andare su ChatGPT e fargli una domandina e essere contenti del risultato che gli dà, non è così chiaro da capire. 671 miliardi di parametri sono veramente tanti e il modello in sé occupa un'enormità di spazio. Parliamo di centinaia di giga in VRAM o in RAM. Io ho visto anche degli esperimenti fatti su dei computer caricandolo in RAM usando il processore e neanche una workstation da poco. Le prestazioni erano assolutamente pessime. È necessario farlo andare sulla scheda video per avere un risultato che si possa avvicinare a quello online, perché loro usano server con migliaia di GPU con centinaia di giga di VRAM. È ovvio che quelle prestazioni non potete averle sul vostro computer. Ottimizzando e scendendo un po', magari anche con le versioni quantizzate, già il 14 miliardi può dare delle soddisfazioni. Da quello che leggevo, tanti dicono che il 32 miliardi di parametri quantizzato è uno dei migliori da usare in locale, però capite che le richieste iniziano già a diventare un pochettino più alte. Io devo fare dei test e capire se è possibile farlo stare dentro i 24 giga di VRAM, ma con prestazioni accettabili, perché ci sono riuscito a farlo stare dentro, ma la velocità di risposta era talmente lenta che facevo in tempo a uscire, andare a fare la spesa, tornare per avere un qualcosa di concluso e utilizzabile. È sicuramente molto ma molto bello vedere che fa il pezzo di ragionamento per poi darvi una risposta. È una sensazione strana vedere un'intelligenza artificiale che ragiona e poi vi fa una risposta sul ragionamento che ha fatto. Provatelo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e come sempre iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, così vedete anche i post e tutto quanto, ma ricordatevi che c'è sempre il server Discord dove magari parliamo in modo un po' più approfondito di questi argomenti e potete scrivere i problemi che avete, perché c'è un canale apposito dove condividere gli errori e tutto quanto. Se volete supportatemi su Patreon in modo tale da far crescere questo canale e riuscire a fare più contenuti anche magari al di là delle guide con analisi su altre cose, e allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!